Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo primo video di primavera. Da qualche giorno infatti il calendario ci ha introdotto in questa nuova stagione e spero che sia una stagione che tornerà in linea con le tabelle climatiche, insomma con quanto dovrebbe essere in questo periodo dell'anno. Purtroppo credo invece che la stagione sia iniziata proprio in maniera anomala, infatti da qualche giorno soffia un vento caldo pieno di sabbia, rendendo un po' l'atmosfera quasi surreale. C'è molta nebbia in sospensione, molta sabbia, per cui la fotografia sarà un'attività molto difficile, quasi una sfida. Infatti il programma di oggi è ben diverso da quanto avevo programmato. Mi sto dirigendo verso una cascata qui nel bosco. Mi trovo a Cineto Romano e sono diretto alle cascate di Rio Scuro, ma il mio programma, come dicevo, in realtà era quello di raggiungere un'altra località nel parco regionale dei Monti Lucretili, però purtroppo la condizione di luce mi ha spinto dentro un bosco e magari dentro una foresta dove la luce magari potrebbe essere più morbida e mi consentirà di fotografare più agevolmente. Il mio piano era quello di raggiungere i Lagustelli di Percile nel parco dei Monti Lucretili, però come vi ho detto e come forse potete anche vedere, la luce purtroppo non è il massimo oggi pomeriggio, per cui ho deciso di raggiungere una cascata qui sempre nei dintorni, dove ero stato qualche anno fa anche con dei ragazzi durante un workshop. Le cascate di Rio Scuro si trovano nel territorio del comune di Cineto Romano, in realtà si trovano proprio sotto il paese di Cineto Romano ed è un luogo davvero molto bello, incredibile. Il percorso per raggiungere le cascate di Rio Scuro si snoda attraverso un sentiero che corre lungo un bosco di bassa quota, infatti si vedono qui delle piante verdi e credo siano sempre verdi anche durante l'inverno. Tra l'altro l'inverno è stato anche piuttosto caldo, per cui l'inverno e l'autunno qui da queste parti credo non sia proprio arrivato, e in circa 25 minuti, 30 minuti al massimo dal centro del paese si raggiungono le cascate che si trovano dentro quel canyon, da quella parte lì. Più avanti la vegetazione sarà ancora più rigogliosa e più particolare, misteriosa, dentro un canyon davvero molto scuro, da cui evidentemente il fiume e le cascate prendono il nome. E l'escursione di oggi dimostra l'importanza di avere sempre un piano B, almeno nella fotografia di paesaggio. Infatti se guardate dietro il mio zaino ci sono attaccati un paio di stivali, sono degli stivali di gomma che utilizzo quando vado a fare una fotografia di cascate, fotografie dove comunque ci sono molta umidità, dei corsi d'acqua.
e per fortuna tengo sempre gli stivali in macchina, per cui quando mi trovavo lungo la strada ho visto che la luce, mi sono reso conto che la luce non sarebbe stata il massimo per la fotografia che avevo in mente, ho cambiato subito programma e ho attaccato gli stivali allo zaino. La cascata di Rio Scuro si trova poco più avanti. Come potete vedere, il sentiero, dopo le prime cascate proprio sotto l'abitato di Rio Scuro, inizia a salire. Non è una salita molto dura, però è molto interessante. Ci sono dei sali e scendi e un percorso molto bello dentro al bosco. Tra poco scenderò qui nel canyon e si aprirà uno spettacolo davvero primordiale, sembrerà quasi di essere in una giungla, invece siamo a 50 km da Roma. Every thought I have undone. E la cascata di Rio Scuro si trova proprio dietro le mie spalle, dentro quel canyon lì, con il verde sugli alberi ancora molto fresco, perché evidentemente le foglie stanno germogliando da pochi giorni, e sul lato più assolato di questa vallata, proprio anche molto scosceso, da quella parte là ci sono delle fioriture molto belle che danno un tocco di colore a questo ambiente così abbastanza veramente scuro nel vero senso della parola. Ed ora cercherò di avvicinarmi alla cascata da quella parte, però purtroppo l'audio sarà molto difficile, per cui ci dovremo accontentare di qualche bella immagine. Restate con me. Ho lasciato da poco il canyon di Rio Scuro, proprio lì dietro nella vegetazione. Si tratta di una forra veramente molto scavata nel bosco, nella foresta, sembrava di essere nella giungla, davvero un posto incredibile, bellissimo, anche se è davvero molto delicato. Purtroppo oggi non avevo con me il super grandangolo, per cui mi sono dovuto un po' ingegnare con le lenti che avevo. E queste location così incassate dentro la foresta hanno bisogno di un grandangolo assolutamente, perché
bisogna dare molto risalto al primo piano, inquadrare un po' tutta la scena fino a sopra. Avete visto sicuramente da qualche immagine c'era una serie di cascate tutte in salita, davvero un posto molto bello, anche se delicato come vi dicevo, perché c'erano delle frane abbastanza fresche, per cui se passate da queste parti dovete prestare davvero la massima attenzione. E quindi ho realizzato alcuni scatti, alcune fotografie con le lenti che avevo a disposizione, con il treppiedi chiaramente e un filtro polarizzatore per togliere un po' i riflessi dall'acqua. E quello di oggi è stato veramente un piano B in piena regola, infatti mi sono dovuto attrezzare un po' con il materiale che avevo e per fortuna ho sempre con me gli stivali, che sono stati oggi davvero molto importanti per andare a recuperare dei punti di ripresa più intimi, più d'impatto, quasi veramente in mezzo alle rapide del torrente. Il sentiero per tornare alla macchina da questo punto non è molto lungo, infatti impiegherò circa 20 minuti, al massimo 25, per recuperare la macchina parcheggiata nel paese di Cineto Romano, che da qua si intravede in qualche modo. Spero di non incontrare durante il rientro qualche cinghiale, perché sento nella foresta qualche rumore di fogliame, per cui bisognerà fare un po' di attenzione e andare abbastanza spediti. Io vi ringrazio per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto, per essere stati con me, per avermi accompagnato in questo piano B non previsto ma davvero molto interessante. Sono stato alle cascate di Rio Scuro ed è un posto che davvero vi consiglio. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sui prossimi video fotografici ed escursionistici. Qui dal cuore dei Monti Lucretili, dalle cascate di Rio Scuro, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Mm-hmm.